Benvenuti oggi in compagnia di Lotus Eletre, vettura che abbiamo già cominciato a consegnare nel mese di settembre ai primi fortunati clienti. Ma oggi l'obiettivo non è solo quello di raccontarvela brevemente, perché trovate tanti video online, ma quella di provarla su strada e in pista, per capire se quelle che sono le promesse nella scheda tecnica di questa nuovo Hyper SUV di Lotus matchano davvero con le prestazioni su strada e in pista, e anche per capire se i grandi marchi tedeschi devono davvero temere l'arrivo di vetture come questa. Andiamo nel dettaglio però. Parliamo intanto del powertrain, 600 cavalli circa con 710 Nm di coppia per la versione Eletre ed Eletre S, cioè questa che proveremo oggi. Questa non è la più potente, cioè non è l'Eletre R, con ben 905 cavalli e 985 Nm di coppia e addirittura in quel caso un cambio a doppia velocità, ma è comunque l'ottimo compromesso dal punto di vista del telaio e dal punto di vista del powertrain. Oltretutto condivide con l'Eletre R anche l'architettura 800 volt, quella diciamo più evoluta per il mondo dell'elettrico, che consente ad esempio una ricarica più veloce, di dissipare meno calore e di avere anche meno cavi in abitacolo, che significa alleggerire il peso di questa vettura. Non solo 800 volt, questi cavalli con il doppio motore e le 4 ruote motrici, ma tanta tecnologia già di serie nella versione base, come le sospensioni attive pneumatiche, in realtà con un ammortizzatore con una doppia camera davvero interessante che controlla rigidità e altezza da terra. La macchina si può abbassare fino a 25 mm in velocità. A questo abbiniamo un torque vectoring, anche qua davvero interessante, di serie, addirittura sull'Eletre standard normale, e poi tante componenti opzionali per la R di serie, per la S, come ad esempio l'asse posteriore sterzante che questa vettura non ha, o le barre antirollio attive. Sospensioni multilink davvero raffinate all'anteriore e al posteriore e un'aerodinamica attiva. Cosa significa? Queste griglie e 6 aperture che consentono di muoversi in funzione delle temperature esterne per regolare meglio il flusso di calore, quindi dissipare calore, ma anche per migliorare l'aerodinamica di una vettura con un coefficiente solo dello 0,26 presso un SUV davvero record. Oppure quello che è lo spoiler posteriore attivo, che è regolabile anche in parte manualmente, ma è associato alle diverse modalità di guida, che consente un angolo di inclinazione per arrivare fino a 112 kg di carico aerodinamico ed aiutare nel caso anche in frenata. Tanta tecnologia soprattutto dal punto di vista dei sensori della macchina, 34 sensori, ben 4 LiDAR, uno integrato qui, che consente già la predisposizione a una guida autonoma di livello 4, quindi una tecnologia davvero difficile da trovare in tanti marchi premium e luxury. Ma ora entriamo nell'abitacolo prima di provarla su strada. Grande qualità degli interni di questa Lotus, avete già avuto modo di vedere, materiali pregiatissimi, davvero ben rifinita, doppio schermo per guidatore e passeggero, e poi questo schermo centrale che controlla fondamentalmente la vettura, davvero facile e intuitivo da utilizzare. Possiamo andare a decidere cosa fare, ad esempio aprire il portello della ricarica o movimentare lo spoiler attivo posteriore, scegliendo l'inclinazione fino al massimo livello, possibilità di scurire quello che è il tetto panoramico, ma la cosa più importante ora è capire questa vettura come si comporta su strada. È indubbio che dal punto di vista della scheda tecnica è davvero eccellente questa Lotus e ha un equipaggiamento invidiabile su qualunque vettura premium e luxury, ma ora su strada saprà reggere il confronto con i grandi SUV iperprestazionali? Vediamo come va questa Eletre S su una strada collinare bella, perché è medio veloce, soprattutto è chiusa al traffico, quindi è a nostra completa disposizione per comprendere meglio le prestazioni di questa Eletre S. Velocissima l'accelerazione, d'altronde i 600 cavalli si sentono tutti, e soprattutto i 710 Nm di coppia subito disponibile. Ma quello che impressiona, nonostante i pneumatici siano dei Pirelli P0 dedicati appunto al mondo dell'elettrico, quindi ipotizzo con meno grip rispetto a dei pneumatici Pirelli P0 tradizionali, è elevatissimo. Cioè il telaio lavora davvero bene, sembra una macchina da corsa, non sembra un'automobile, un SUV di queste dimensioni, di questa stazza. Fa paura in termini di inserimento e velocità di uscita dalle curve, e non è solo questione di spinta del motore, è proprio una questione di telaio che non ti aspetti su una vettura da 2500 kg. Qui è dove provo normalmente le mie auto da rally, e devo dire che comunque
mi impressiona. Non posso usare tanto sinistro, questo è un dato, perché se no va un po' in conflitto con l'acceleratore, quindi devo veramente sapientemente alternare le frenate col sinistro, l'uso dell'acceleratore per non sovrapporre. Però il telaio è perfetto, un handling incredibile. Mi immagino cosa possa essere la R con ancora qualcosa in più in termini di asse posteriore sterzante, soprattutto barre antirollio attive, perché sembrerebbe non essercene assolutamente bisogno. Un filo di sottosterzo, il torque vectoring lo sento lavorare, ma non è così invasivo. Anche in questa curva che ha poco grip, insomma, funziona decisamente bene. Guardate come riporta la macchina dentro. Qui è il Lotus Dynamic Intelligent Chassis Control, a lavorare con il torque vectoring, con le sospensioni attive pneumatiche e a lavorare dentro con tutti gli altri sistemi della vettura per massimizzare la velocità di uscita. Non è una macchina meccanica, è una vettura molto elettronica, però molto efficace, bella da guidare davvero su strada. Allora, solo alcune accortezze che sono quello di mettere nelle modalità del veicolo, modalità di guida, la modalità sport che c'è già con livello di assetto veicolo minimo, e poi cercherò di disinserire le SC. Ricordo che il torque vectoring rimane attivo, quindi posso solo disinserire le SC. Scopriamo ora come va questa Lotus Eletre. Ricordo, non ha né barre antirollio attive né asse posteriore sterzante, possiamo contare solo su sospensioni multilink, che non è poco, sospensioni attive pneumatiche, ammortizzatori a doppia camera Lotus Intelligent Chassis Control Dynamic, che consente di integrare tutte queste funzioni insieme al torque vectoring. Via! Motore spinge forte, motore ZF di nuovissima generazione per questa Eletre da 603 cavalli, 710 Nm di coppia. Non dà il tipico calcio nel sedere, ma è molto progressivo, il che è meglio per non mettere in crisi l'assetto. I P0 lavorano bene, l'inserimento del telaio è davvero ottimo, precisa, guardate come copia per essere un SUV di 2500 kg. Entra facilmente anche in curva senza necessità dell'asse posteriore sterzante, e questa è un'ottima notizia, e rolla poco nonostante appunto l'assenza delle barre antirollio. Frenata ottimo, questo impianto frenante è davvero sublime. Brembo, i dischi, bellissimo l'inserimento. Certo, il torque vectoring lo sento, non posso disinserirlo totalmente, la macchina non va di traverso con degli show incredibili, però è molto molto efficace. Frenata incredibile, accelerazione davvero progressiva, brutale progressiva, senza esagerazioni. Guardate come vado a prendere la corda, è incredibile per il peso. Al limite un po' qui pneumatico, ultima curva, anticipo il più possibile, via, tanto è la vettura a regolarmi l'accelerazione. Scopriamo il tempo che avrà fatto, però è davvero efficace, bella da guidare, soprattutto il telaio è il punto di forza. Il giudizio sulla pista velocissima, soprattutto nel giro singolo. 1:20:65 significa di fatto il tempo della Urus per una macchina che costa meno della metà di una Lamborghini Urus, quindi grandissimo value for money. È davvero perfetta questa Lotus Eletre S sul telaio, sì, assolutamente, considerando l'assenza di barre antirollio attive e di asse posteriore sterzante, formidabile tra i cordoli. E poi l'impianto frenante, nonostante non abbia il carboceramico, questa monta comunque 412 mm di disco bembola anteriore con una pinza a 6 pistoncini e 397 mm al posteriore, danno davvero un bellissimo feeling in frenata. Non è perfetta per una cosa, i controlli sono presenti, il torque vectoring non è totalmente esclusibile, quindi non riusciamo a fare quei numeri davvero unici, tipici delle super sportive. E forzando la mano, cioè saltando sui cordoli, dopo qualche chilometro il sistema tende ad andare in protezione, quindi a frenare questa irruenza. Ma c'è un motivo, ho utilizzato la modalità sport, non ha la modalità track che ad esempio è tipica della più sportiva Lotus R, che non solo ha 300 cavalli in più e ben 985 Nm di coppia, ma anche e soprattutto un cambio con 2 rapporti e questa funzione track che dovrebbe essere meno invasiva sul tema controlli. Promossa comunque a pieni voti in termini di performance questa Lotus Eletre S.